Qua possiamo ascoltare un suono che ricorda la voce di Loredana Bertè nell'ultimo Sanremo. Buongiorno, oggi vorrei parlarvi brevemente e fare una piccola introduzione sull'oscillatore numero 2 che ho costruito negli ultimi mesi per il sintetizzatore che ormai sto costruendo da anni dal nome P21. L'oscillatore numero 2 ha, come tanti oscillatori in commercio, un controllo in voltaggio a 1 volt ottava sul pitch e altri controlli normali come il controllo sulla frequenza lineare e un controllo sul PWM come tanti oscillatori appunto in commercio hanno. La grande differenza che questo ha con gli altri è che ha un wave shaper atto a creare un'onda selezionabile in controllo di voltaggio e in modo lineare. Ora andiamo a vedere come funziona l'oscillatore e quali suoni produce. Come dicevo nell'introduzione, ci sono molti parametri dell'oscillatore che si possono confrontare con oscillatori commerciali. Andiamo a vedere un attimo com'è questo oscillatore del Roland MC202 brevemente. La parte sinistra riguarda il pitch, ossia la frequenza dell'oscillatore. La parte destra invece riguarda il timbro, ossia la parte, come posso dire, su cui ho lavorato di più io. Soprattutto per quanto riguarda il passaggio, la transizione, diciamo, tra due onde che anche su questo sintetizzatore, diciamo su questo oscillatore del sintetizzatore sono presenti, che sono l'onda quadra e l'onda denti di sega. L'onda quadra e l'onda denti di sega si possono sommare manualmente su questo mixer. Quello che succede nell'oscillatore che ho costruito è che questo mixing, questa proporzione tra le due onde è controllato in controllo di voltaggio. Ma oltre a questo, che è già presente in moltissimi sintetizzatori Moog come Little Fatty 2 o da altri moderni, ma comunque ben diffuso, quello che ho cercato è come miscelare queste due forme d'onda in maniera particolare, in modo da sfruttare il più possibile lo spettro e non semplicemente l'ampiezza dei due segnali. Questa è la scheda. È la prima scheda che faccio su PCB e quindi infatti ci sono rammendi un po' in giro e qualche poccio sia da questa parte che dall'altra, non mancano alcuni imprevisti. Però diciamo che sono molto soddisfatto. Oltretutto la dimensione non è neanche quella compatibile con l'Eurorack che ho scoperto essere soltanto un centimetro più corta. Ma va bene così. Passiamo ai suoni che produce il circuito. Partiamo dalle basi, dal dente di sega. Dente di sega normalissimo, andiamo a agire sulla frequenza. Naturalmente niente di fenomenale, molto diciamo classico. Stessa cosa vale sul triangolo. Onda triangolare, diciamo che alle alte frequenze non si nota niente di strano, mentre quando si va a calare in basso verso le frequenze diciamo che navigano sui 100 Hz, comunque da quelle parti lì, le basse frequenze, cominciamo a sentire qualcosa di particolare. Si sentono alcune armoniche alte che forse non c'entrano col triangolo e questo comincia a delineare un po' la caratteristica dell'oscillatore. Oltre a questa chiaramente c'è un'onda quadra, anche questa naturalmente sia variabile in frequenza che in PWM, e anche qua all'orecchio più fine qualcosina di strano c'è. Adesso sentiamo. Volevo far sentire ancora brevemente il triangolo alle basse frequenze. Ecco, vediamo che intorno a queste frequenze qua si sentono delle armoniche che effettivamente non sono compatibili col triangolo e anche la forma d'onda comincia a sembrare un po' particolare.
ne parleremo più tardi. Qua al lato dell'inquadratura un Roland MC202 fornisce all'oscillatore in controllo di voltaggio una piccola linea melodica per sfruttare appunto la caratteristica 1 volt ottava dell'oscillatore nell'ingresso della frequenza. Ora l'ingresso in onda dente di sega. Onda quadra con PWM intorno al 50%, diciamo simmetrico. Andiamo a vedere un po' qual è la particolarità di questo oscillatore. La particolarità fondamentale è l'onda che ho denominato TSS, ossia Triangle Square Sawtooth, ossia la forma d'onda che si può variare dalla forma triangolare alla forma quadra e al dente di sega in maniera continua e in controllo di voltaggio. Ora andrò manualmente a modificare l'onda. Vediamo che ruotando in senso antiorario la manopola si va verso un'onda triangolare con armoniche sempre crescenti che la portano a avere il suo aspetto timbrico classico di onda triangolare. Muovendo in senso orario invece, oltre al centro, si va verso il dominio dell'onda a dente di sega. Qua si possono notare le qualità timbriche strane e esotiche di questo oscillatore. L'oscillatore è dotato di ingresso di sincronismo con un oscillatore terzo, che in questo caso è il Philips, che darà l'onda di riferimento, onda quadra, per il pitch che sentiremo. L'ingresso di sincronismo, come negli oscillatori commerciali, fa produrre all'oscillatore un suono intonato con l'oscillatore terzo, che in questo caso è sempre il Philips, resettandosi a ogni ciclo di onda. Andiamo ad ascoltare. Questo funziona anche sull'onda TSS. Le caratteristiche acustiche di timbro sono quelle delle vocali un suono che ricorda la voce di Loredana Bertè nell'ultimo Sanremo.
passiamo da delle timbriche diciamo più armoniose del triangolo. Ha delle timbriche più aggressive date da moduliamo la forma d'onda dell'oscillatore, che è la parte clou di questo oscillatore. In questo non posso dire pannello per prova c'è scritto PWM, ma oltre al PWM questo ingresso modula anche la forma d'onda dell'oscillatore TSS. Cominciamo con la modulazione. Moduliamo in controllo di tensione l'ingresso della forma d'onda dell'oscillatore. L'oscillatore modulante è in banda audio all'intorno ai 300 Hz, 280. Andiamo a introdurre la modulazione all'onda quadra ora. La modulazione ora è in onda sinusoidale, ossia l'oscillatore modulante è in onda sinusoidale. Passiamo a triangolare per cui quadra. Si può estremizzare l'effetto passando verso l'onda a denti di sega con il potenziometro della forma d'onda.
L'oscillatore ha un ingresso PWM che si controlla con lo stesso potenziometro della forma d'onda TSS e si può modulare. Nel contempo anche la forma d'onda TSS verrà modificata. A differenza di un oscillatore commerciale, si può vedere direttamente dal circuito che questo ha molte più complicazioni e soprattutto nella parte di wave shaping, dove ci sono stati molti problemi da risolvere e sicuramente il metodo di formazione dell'onda TSS, appunto quest'onda che può variare da triangolare a dente di sega passando per quadra in controllo, diciamo che non è stato un traguardo facile da raggiungere e questo è, diciamo, il prototipo. Ehm, Verrà messo all'interno di questo sintetizzatore P21 che sto costruendo da anni, ma è il primo che faccio su una scheda, diciamo, vera, su una PCB come si deve. Chiaramente ci sono alcune ancora cose da mettere a posto a livello per un progetto definitivo, ma se qualcuno fosse interessato ad avere più informazioni, magari farò un video sui funzionamenti della base, i principi base del funzionamento di questo oscillatore. E se qualcuno vuole avere più informazioni può mandarmi un messaggio privato e spero che il video vi sia piaciuto. Nello spettrografo abbiamo... Ragazzi, sì? se faccio il tè, dove siete? Quanti siete?